Se scoppiasse la terza guerra mondiale, crollerebbero tutti i tuoi investimenti? Paurina. E se ci fosse un'escalation? Vi state cagando sotto. Allora, facciamo un bel respiro, calmiamoci e cerchiamo di capire esattamente cosa è successo le altre volte che è capitata una situazione simile. Resta fino alla fine perché ti spiegherò una strategia per guadagnare proprio durante questo scenario, quindi in caso di guerra. È uno scenario possibile, anche se ad oggi è ancora molto probabile. Lo so che pensavi il contrario, ma è ancora poco probabile. Ma quindi come facciamo a capire dove investire per guadagnare anche in questi scenari? Esatto, ho detto guadagnare, perché anche se sembra sempre che tutto crolla nelle incertezze o nelle guerre, non è esattamente così. Ci sono dei titoli che performano molto bene, degli asset che guadagnano soprattutto durante le guerre. Quindi perché limitarsi a non perdere denaro durante le guerre quando possiamo addirittura guadagnare? Sì, se andiamo a vedere il passato, prendiamo ogni asset, o almeno i più importanti, prendiamo l'S&P 500, il Nasdaq ad esempio, e andiamo indietro nel tempo a vedere come si è comportato durante le scorse guerre mondiali, scopriremo che sì, sono crollati, ma quali aziende all'interno sono crollati e perché? Quindi andiamo a vedere l'entità, andiamo a vedere di quanto, di che percentuali sono crollati e capiamo se è anche un'opportunità per i nostri investimenti. Esatto, perché un crollo può essere anche una forte occasione di acquisto. Infatti in entrambi i casi, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, andiamo a notare di quanto sono poi saliti l'S&P 500 e il Nasdaq. Ad oggi con percentuali veramente assurde, hanno recuperato i nuovi massimi nel giro di pochi anni. Ma andiamo a vedere invece quali sono gli asset che performano bene in caso di guerre. Possiamo vedere ad esempio il petrolio. Ad ogni guerra il petrolio sale, ce ne stiamo già accorgendo con i costi della benzina e del diesel che hanno superato i 2 euro al litro. Esatto, è proprio per quello. Quindi il petrolio è sicuramente un asset che sale sempre in caso di guerre. Il passato si ripete sempre, quindi in ogni scenario andiamo sempre a vedere il passato. Anche quando c'è stata la pandemia sono andato a vedere le pandemie passate, come si sono comportati i mercati finanziari. Per qualsiasi periodo di incertezza o scenario a livello globale abbiamo praticamente sempre già la risposta nella storia, quindi andiamo a vedere indietro nel tempo. Quindi abbiamo visto che il petrolio è sempre salito in caso di guerra, ma che cos'altro? L'oro, ad esempio. Nei periodi di incertezza l'oro sale, perché le persone cercano rifugio nei beni considerati sicuri, quindi in particolare l'oro. Il mio tesoro. Quindi andiamo a vedere adesso nel piccolo cosa è successo. In Iran è scoppiata una guerra. La moneta è praticamente crollata, vale praticamente zero. Le persone cercano rifugio nell'oro. Esatto, perché quello almeno non perde valore, o comunque culturalmente non perde valore, ha le oscillazioni, ma nei periodi di incertezza comunque aumenta il suo valore. L'oro è anche famoso per non far mangiare il tuo capitale dall'inflazione. Durante le guerre l'oro, ad esempio, il petrolio, possono guadagnare anche il 30% annuo. Quindi mentre tutti gli investimenti, o comunque quelli di cui se ne parla di più, i più rischiosi, quindi il mercato azionario, il settore tecnologico, dove le persone investono di più, i mercati crollano, se noi abbiamo spostato i nostri soldi sull'oro, ad esempio, adesso vediamo altri, il petrolio, potremmo addirittura guadagnare. Guadagnare vuol dire anche solo un 10% quando tutti i mercati sono crollati. È già un bel profitto considerando lo scenario globale. Ma cos'altro può preservare i nostri investimenti o addirittura farli aumentare? Allora ci sono i bond statunitensi, sono comunque considerati un rifugio. Pensate anche solo alla crisi del 2008. Tutti i mercati, soprattutto statunitensi, sono crollati. Eppure i titoli di Stato a 20 anni sono saliti intorno al 30% quell'anno. Poi abbiamo anche delle valute come il dollaro. Il dollaro è considerato la valuta di riserva, quindi di solito quando crolla una moneta, quando fallisce una moneta, come appunto il caso dell'Iran adesso, si cerca di spostare il proprio patrimonio in un'altra moneta, di solito il dollaro. È considerata comunque la moneta più stabile. Lo so, sembra strano visto le cose successe negli ultimi anni, ma è comunque considerata la valuta rifugio. È ancora così.
Altri titoli che durante una guerra mondiale performerebbero abbastanza bene e comunque non crollerebbero sono i beni difensivi. Esatto, se investi in un'azienda nel settore healthcare difficilmente crolla, le persone comunque anche in caso di guerra si dovranno curare lo stesso, anzi in molti casi anche più di prima. In caso di pandemia, ad esempio, abbiamo visto i titoli del settore healthcare, comunque un settore difensivo, crescere molto più degli altri, addirittura mentre gli altri crollavano. La stessa cosa accadrebbe in caso di guerra. Oppure i titoli energetici, le persone consumano comunque energia anche in caso di guerra, a livello globale comunque parlo. Poi andiamo a vedere azienda per azienda dove opera e come opera, però comunque in generale questi sono i settori che performano comunque bene in caso di guerra. Oppure i beni di consumo, le persone mangiano lo stesso, quindi andranno comunque a fare la spesa al supermercato anche durante una guerra, non possono non mangiare in ogni caso. Quindi i mercati seguono sempre dei cicli. In questo momento ci può essere una guerra, ci può essere una pandemia, ci può essere qualcos'altro, ma comunque i mercati seguono sempre gli stessi cicli. Quindi c'è un momento in cui performeranno di più i beni difensivi, le obbligazioni di cui abbiamo parlato prima, l'oro, il petrolio. Ci sono degli altri momenti dove questi asset performeranno un po' meno bene in favore invece di asset più rischiosi come l'azionario e le criptovalute. Questo è normale, non è che è sempre tutto bianco e sempre tutto nero, ci sono dei cicli, a volte tende al bianco, a volte tende al nero. Questa modalità ha un nome, si chiama passare da risk on a risk off oppure il contrario. Quindi in questo caso che cosa succede? Cresceranno di più questi titoli, quindi l'oro, il petrolio, i bond, le obbligazioni, i beni difensivi. Vuol dire che questa è una fase di risk off, si chiama risk off come ciclo. Quando poi il ciclo, come è sempre stato nella storia, cambia, si passa a una modalità risk on. Quindi tutto il capitale che si è accumulato in questa fase di risk off passa alla modalità risk on, e questa di solito è una fase che crea parecchio guadagno. Quindi in questo caso noi cosa facciamo? Quando iniziamo a capire che potrebbe esserci incertezza, una guerra o ci sono tantissimi scenari che possono comportare incertezza, lo abbiamo visto parecchio negli ultimi anni, noi dobbiamo anticipare il mercato. Anticipare il mercato significa iniziare subito a investire in questa modalità risk off, quindi su questo pacchetto di azioni, obbligazioni e materie prime di cui abbiamo parlato. Poi dopo, quando vediamo che inizia a esserci un'apertura, si inizia ad uscire da quello scenario, vediamo che i capitali iniziano a spostarsi da questi asset a quelli più rischiosi come appunto il settore tecnologico, l'azionario, le criptovalute, spostiamo anche noi subito, anticipiamo il trend. Probabilmente sta finendo magari una guerra, sta finendo la pandemia, sta finendo, non è ancora finito. Spostiamo il capitale in questi asset considerati rischiosi e prendiamo veramente tanti profitti in quella fase. Vuol dire che siamo passati in modalità risk on. Non conta il singolo, non conta quando ci passi tu, il mercato non è che aspetta, il mercato farà comunque quel ciclo. L'importante per noi è riuscire a prendere il treno al momento giusto. Quindi cos'altro è importante? Saper vendere, perché se riesci a entrare esattamente prima di una guerra, ad esempio, entri nella modalità risk off, hai fatto un ingresso perfetto. Però non è detto che venderai proprio al momento giusto, perché se inizi a vendere quando ormai è tutto passato in modalità risk on, avrai visto molti profitti, non hai venduto, non hai spostato il capitale per avere altri profitti nell'altra fase del ciclo e molto probabilmente hai perso la maggior parte dei profitti di quella fase. Quindi dobbiamo saper comprare al momento giusto, ma soprattutto vendere al momento giusto. Se compri leggermente in ritardo ma vendi al momento giusto, hai sicuramente fatto più profitti rispetto a entrare al momento giusto e non vendere, aspettare troppo. Quindi è più importante ancora saper vendere al momento giusto e saper spostare i capitali seguendo i cicli di mercato. I cicli non li manovriamo noi con qualche migliaio di euro o anche qualche milione, ma lo manovrano gli istituzionali, gli stati, le balene, ok? Questa strategia ha sempre funzionato in passato. Come dicevo prima, andiamo sempre a vedere la storia, andiamo sempre a vedere cosa è successo nello stesso scenario, nella situazione
una situazione molto simile o addirittura identica, come si sono comportati i mercati finanziari. Questa strategia ha sempre funzionato, i mercati si sono sempre comportati in questa maniera, senza eccezioni. Se vuoi capire come anticipare questi mercati e costruire il tuo portafoglio, ho creato un percorso in cui ti spiego e ti insegno esattamente come muoverti nei mercati finanziari. Prenota la tua prima call gratuita sul mio sito, ti lascio il link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video.